Lezione 1. I guai dell'inverno. E Anna, hai visto quanta neve ha coperto le strade? Ciao John, sì, sembra un paese delle meraviglie invernali, ma è anche una seccatura. Esattamente. Devo tenere lontana la neve dal marciapiede e dal vialetto. Lo stesso qui. È estenuante spalarlo tutto il tempo. Lo so. Hai provato a usare uno spazzaneve? Non ancora, ma ho sentito che possono far risparmiare molto tempo e fatica. Lo fanno davvero. Rende molto più facile sgombrare la neve. Dovrei prendere in considerazione l'idea di comprarne uno. Qual è la tua strategia per le giornate nevose? Di solito cerco di sgombrare il vialetto la mattina presto prima che si riempa. È una mossa intelligente. Quando è fresco, è più leggero da spalare. Esattamente. Hai qualche consiglio per evitare che la neve si attacchi? Ho sentito che spargere del sale prima che nevichi può aiutare a prevenirne l'adesione. È un'ottima idea. Ci proverò sicuramente la prossima volta. Inoltre, posare un telo può facilitare la pulizia in seguito. Non ci ho mai pensato. Sembra una soluzione intelligente. L'inverno può essere duro, ma trovare modi per gestirlo aiuta molto. Assolutamente. Condividiamo alcuni suggerimenti mentre scopriamo altri modi per affrontare la neve. Lezione 2. Celebrare il coraggio. E Anna, hai partecipato alla cerimonia di laurea ieri. Ciao John, sì. È stato stimolante vedere così tanti laureati. Lo so, il discorso ha sottolineato come abbiano dimostrato coraggio nonostante le difficoltà. Questo è vero, molti laureati hanno affrontato uno stress post-traumatico dopo esperienze difficili. Esattamente. È incredibile come abbiano perseverato e raggiunto i loro obiettivi. La loro resilienza è encomiabile. Dimostra forza di fronte alle avversità. Sicuramente. Hai notato quanto siano stati emozionanti alcuni discorsi. Sì, hanno condiviso storie personali che hanno davvero toccato il pubblico. Ha reso la cerimonia più significativa. Ci sono stati momenti salienti per te? Mi è piaciuto quando un laureato ha parlato di trasformare il dolore in uno scopo. È stato potente. È edificante vedere le persone trasformare le proprie lotte. Di sicuro, incoraggia gli altri a continuare ad andare avanti, indipendentemente dagli ostacoli. E ci ricorda che non siamo soli nelle nostre lotte. Esattamente. Il supporto della comunità è fondamentale nei momenti difficili. Spero che queste storie ispirino altri ad affrontare le loro sfide con coraggio. Anch'io. È importante celebrare i traguardi, grandi o piccoli che siano. Assolutamente. Ogni passo avanti merita di essere riconosciuto e onorato. Lezione 3. Superare le sfide. E Anna, ho finalmente provato quella nuova ricetta che ho citato. Ciao John, è emozionante. Com'è andata? All'inizio è stato un po' impegnativo, ma ho seguito le istruzioni e ce l'ho fatta. È fantastico. Qual è la parte che hai trovato più difficile? Il tempismo era difficile. Dovevo fare più cose mentre cucinavo diversi componenti.
Il multitasking può essere difficile. Avevi preparato tutto in anticipo? Sì, ho prima tritato tutti gli ingredienti. Ciò ha reso più facile tenerne traccia. Buona strategia. Organizzarsi in cucina aiuta davvero. Sicuramente, una volta preso il ritmo, mi è sembrato molto più gestibile. Posso immaginare. Che ricetta hai provato? Ho preparato un piatto di pasta cremoso con spinaci e funghi. Sembra delizioso. Che sapore aveva? Sorprendentemente buono. Ero orgoglioso di come è andata a finire. Dovresti esserlo. Cucinare può essere gratificante, soprattutto quando si ha successo. Assolutamente. Sto già pensando di provare presto un'altra ricetta. Questo è lo spirito. Hai in mente un piatto in particolare? Sto pensando di fare la pizza fatta in casa. Sembra divertente da personalizzare. La pizza sembra fantastica. Puoi anche sperimentare diversi condimenti. Esattamente. Non vedo l'ora di tornare ad essere creativa in cucina. Lezione 4. Piani di viaggio. E Anna, sto pensando di partire per il mio viaggio il 15 giugno e tornare il 23 giugno. Ciao John, sembra eccitante. Dove hai intenzione di andare? Vado in montagna per fare escursioni e rilassarmi. Sembra incredibile. Hai in mente percorsi specifici? Sì, voglio esplorare il Ridge Trail e il Pine Valley Loop. Ottime scelte. Ho sentito che i panorami da quei sentieri sono mozzafiato. Lo sono davvero. Non vedo l'ora di scattare delle bellissime fotografie. Fotografia e natura sono una combinazione perfetta. Viaggiate da soli? Ci vado con un paio di amici. Sarà divertente condividere l'esperienza. Questo lo renderà sicuramente più piacevole. Cos'altro hai pianificato? Stiamo anche programmando una notte al falò e osservare le stelle. Cosa ne pensi? Sembra un'idea fantastica. Niente è meglio di una notte sotto le stelle. Esattamente. Porteremo degli snack e magari anche una chitarra per la musica. Questo si aggiungerà all'atmosfera. Sei pronto per il clima? Ho controllato le previsioni e sembra che sarà bello ma chiaro. Tempo escursionistico perfetto. Non dimenticare di mettere in valigia degli strati per le variazioni di temperatura. Buon consiglio. Mi assicurerò di imballare di conseguenza. Ti interessa unirti a noi? Mi piacerebbe, ma ho altri impegni durante quella settimana. Forse la prossima volta. Condividerò sicuramente tutte le storie e le foto con te. Lezione 5. Fare piani. E Anna, sei libera oggi? Buongiorno, John. Sì, ho del tempo libero. Che succede? Stavo pensando che potremmo prendere un caffè e chiacchierare. Sembra fantastico. Mi piacerebbe sapere cosa hai combinato. Perfetto.
Hai in mente una caffetteria preferita? Sì, che ne dici di quel nuovo caffè in centro? Ne ho sentito parlare bene. L'ho sentito anche io. Mi piacerebbe provare le loro bevande speciali. Anch'io. Penso che abbiano un matcha latte unico. Oh, sembra delizioso. Cos'altro offrono? Hanno anche una varietà di dolce. Potremmo fare uno spuntino. Yum! Un caffè e un dolce sembrano una combinazione perfetta. D'accordo. A che ora vuoi vederci? Che ne dici delle 14? Questo ci dà un sacco di tempo. Funziona per me. Mi assicurerò di portare il mio taccuino per alcune idee di cui possiamo discutere. Ottima idea. Adoro fare brainstorming insieme. È sempre produttivo. Sì, ed è bello cambiare scenario mentre lavoriamo. Esattamente. Non vedo l'ora. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo. Lezione 6. Internet etichette. E Anna, hai notato quanto sia diventata importante l'etichetta di Internet ultimamente? Ciao John, assolutamente. Poiché Internet non è strettamente regolamentato, è essenziale che gli utenti siano responsabili. Esattamente. Spetta ai singoli utenti seguire l'etichetta informatica, specialmente nelle discussioni online. Sì, rispettare le opinioni altrui ed essere gentili è fondamentale. Cosa ne pensi dell'anonimato online? Può essere un'arma a doppio taglio. Sebbene consenta la libertà di espressione, può anche portare a comportamenti negativi. Questo è vero. Le persone a volte si sentono incoraggiate a dire cose offensive quando sono anonime. Giusto. I genitori devono istruire i propri figli sull'impatto delle loro parole online. Sicuramente. Insegnare ai bambini a pensare prima di postare è così importante. È inoltre fondamentale spiegare le conseguenze della condivisione delle informazioni personali. Sì, la privacy è una grande preoccupazione. I giovani utenti spesso non si rendono conto dei rischi connessi. Esattamente. Incoraggiare conversazioni aperte sulla sicurezza online può aiutare. Di sicuro. E discutere di esempi reali può renderlo più riconoscibile per loro. Sono d'accordo. Si tratta di promuovere una cultura della gentigliezza e del rispetto online. Assolutamente. Dovremmo tutti sforzarci di creare un ambiente digitale positivo. Continuiamo a diffondere la consapevolezza su questo argomento. È essenziale per tutti. Lezione 7. Scelte culinarie. E Anna, ho provato quel nuovo ristorante ieri sera. Ciao John, sembra delizioso. Cosa hai mangiato? Ho mangiato un curry piccante con pollo. È stato fantastico. Avevano opzioni vegetariane. Non mangio carne. Sì, avevano un'ottima selezione. Ho visto un'insalata di lenticchie e un soffritto di verdure. Queste opzioni sembrano gustose. Adoro le lenticchie,
sono così nutrienti. Lo sono. Inoltre, sono una buona fonte di proteine per i vegetariani. Esattamente. Mi piace anche provare nuovi piatti a base vegetale. Hai mangiato il dessert? Sì, ho mangiato una mousse al cioccolato. Era ricco e cremoso. Gnam! Avrai scelto il sorbetto alla frutta. È rinfrescante. Sembra perfetto per l'estate. Dovrò provarlo la prossima volta. Sicuramente. È bello quando i ristoranti offrono diverse scelte di menù. Sono d'accordo. Rende la cena fuori più piacevole per tutti. E incoraggia più persone a esplorare cucine diverse. Esattamente. Sono entusiasta di tornare e provare alcuni piatti vegetariani con te. Lezione 8. Il potere della perseveranza. E Anna, hai notato come l'umore può divampare nei momenti difficili? Ciao John, sì. È interessante come la pressione influenzi le persone in modo diverso. Alcune persone dicono che nei momenti difficili lavoreranno di più per avere successo. Assolutamente. Questa determinazione può portare a risultati incredibili. Ma ci sono anche persone che cercano di abbandonare le cattive abitudini quando le cose si fanno difficili. Questo è vero, lo stress può far sì che alcune persone ritornino a meccanismi malsani per far fronte alla situazione. Esattamente, è un promemoria di quanto sia importante sviluppare strategie positive. Sì, trovare modi costruttivi per gestire lo stress è essenziale. Di cosa ti occupi? Mi piace andare a correre o meditare quando mi sento sopraffatto. Mi aiuta a schiarirmi le idee. Ottime scelte. Mi piace scrivere un diario per elaborare i miei pensieri e sentimenti. È un modo meraviglioso di riflettere. Scrivere può essere molto terapeutico. Di sicuro. È anche un modo per monitorare i progressi e celebrare piccole vittorie. Sicuramente, ogni piccolo passo conta nel nostro viaggio verso il miglioramento. Sono d'accordo. E circondarci di persone che ci supportano fa una grande differenza. Assolutamente. Un forte sistema di supporto può aiutarci a rimanere motivati e concentrati. Lezione 9. Definire la virilità. E Anna, stavo pensando a come le definizioni biologiche di genere differiscono dai concetti sociali. Ciao John. Questo è un argomento interessante. Cosa intendi con questo? Beh, biologicamente, i ragazzi diventano uomini a una certa età, ma socialmente è più complesso. Assolutamente. Uno diventa uomo quando si assume delle responsabilità e dimostra maturità. Esattamente. Riguarda azioni e scelte piuttosto che solo l'età. Cosa pensi definisca la maturità? Credo che includa qualità come l'empatia, la responsabilità e la capacità di prendere decisioni sagge. Questi sono ottimi punti. Prendersi cura degli altri ed essere responsabili di se stessi è fondamentale. Sì, si tratta anche di comprendere e rispettare le diverse prospettive. Giusto.
L'intelligenza emotiva gioca un ruolo importante nel modo in cui qualcuno affronta l'età adulta. Sono d'accordo. Imparare dalle esperienze aiuta a plasmare il carattere di una persona nel tempo. Ed è importante avere mentori e modelli di riferimento per guidare questo viaggio. Sì, le influenze positive possono aiutare i giovani a capire cosa significa essere maturi. È affascinante come le aspettative della società possano plasmare la nostra comprensione della virilità. Sicuramente. È una conversazione che deve continuare man mano che i valori si evolvono. Sono contenta che ne stiamo parlando. È importante che tutti riflettano su queste idee. Lezione 10. Cambiare le abitudini. E Anna, hai notato come le famiglie ora sono in grado di acquistare un'auto più facilmente? Ciao John, sì. È affascinante come l'accesso alle auto abbia cambiato il nostro stile di vita. Sicuramente, una volta che molte persone avevano un'auto, le loro abitudini cambiarono drasticamente. Esattamente. Ha trasformato il modo in cui le famiglie viaggiano e trascorrono del tempo insieme. E ha reso il pendolarismo molto più facile, vero? Di sicuro, ma ha anche portato a un aumento della congestione del traffico nelle città. Giusto. Più auto significano più sfide, come trovare parcheggi. Questo è vero. Alcune famiglie hanno persino iniziato a utilizzare i mezzi pubblici. Sì, e anche i servizi di ride-sharing sono diventati popolari. Queste opzioni possono contribuire a ridurre il numero di auto sulla strada. Assolutamente. È interessante vedere come le abitudini si evolvono con la tecnologia. Ed è importante considerare l'impatto ambientale di tutte queste auto. Sì, molte persone sono ora alla ricerca di alternative ecologiche, come i veicoli elettrici. Questo è un cambiamento positivo. Dimostra una crescente consapevolezza della sostenibilità. Esattamente. È emozionante pensare a come cambieranno i trasporti in futuro. Lezione 11. Creazioni culinarie. E Anna, di recente ho provato un'insalata verde con salsa alla vinaigrette per il piatto principale. Ciao John, sembra rinfrescante. Quali ingredienti hai usato? Ho incluso verdure miste, pomodorini, cetrioli e avocado. Sono ottime scelte. L'avocado aggiunge una bella cremosità all'insalata. Esattamente, e la vinaigrette ha davvero unito tutti i sapori. Era fatto in casa. Trovo che i condimenti fatti in casa abbiano un sapore molto migliore. Sì, lo era. Ho usato olio d'oliva, aceto balsamico e un pizzico di miele. Sembra delizioso. Adoro usare il miele per un pizzico di dolcezza. Rende il condimento più equilibrato. Hai mai provato a preparare un'insalata come piatto principale? L'ho fatto. Puoi davvero essere creativo con diversi condimenti come noci o formaggio. Giusto. Ho aggiunto del formaggio feta e delle noci al mio ed è stato fantastico. Queste aggiunte lo rendono sostanzioso e soddisfacente. Cosa ti ha ispirato a provarlo? Volevo qualcosa di leggero e salutare,
soprattutto con l'arrivo della bella stagione. È una scelta intelligente. Mangiare più leggero può essere rinfrescante quando fa caldo. Assolutamente. Sto pensando di sperimentare diverse insalate quest'estate. Lezione 12. Hobby e felicità. E Anna, hai qualche hobby che ti piace? Ciao John, sì. Mi piace leggere, fare passeggiate e passare il tempo con i miei cari. Sono attività fantastiche. Che tipo di libri ti piace leggere? Amo la narrativa, in particolare i romanzi fantasy e gialli. Sono così coinvolgenti. Sembra divertente. Preferisco la saggistica, in particolare i libri di storia e scienza. Possono essere affascinanti. È interessante scoprire come il passato modella il nostro presente. Assolutamente. E camminare è un ottimo modo per rilassarsi e liberare la mente. Sì, vado spesso al parco vicino. L'aria fresca fa una grande differenza. Anche a me piace camminare nella natura. Hai scoperto nuovi sentieri ultimamente? Ho trovato un bel sentiero lungo il fiume. È perfetto per una passeggiata tranquilla. Sembra bellissimo. Anche passare del tempo con i propri cari è molto importante. Sono d'accordo. Che si tratti di una semplice cena o di una gita divertente, rafforza i nostri legami. Esattamente. Di recente ho passato una serata di gioco con gli amici ed è stata fantastica. Sembra così divertente. I giochi da tavolo possono davvero unire le persone. Lo fanno. Penso che sia fondamentale dedicare tempo sia agli hobby che ai propri cari. Lezione 13. Supporto e suggerimenti. E Anna, stavo pensando di implementare alcuni suggerimenti di cui abbiamo discusso la settimana scorsa. Ciao John, sembra fantastico. Quali suggerimenti stai considerando? Ho intenzione di migliorare le mie capacità di gestione del tempo e fissare obiettivi più chiari. Sono ottime idee. Come intendi affrontare la gestione del tempo? Sto pensando di usare un pianificatore per organizzare le mie attività e dare loro priorità. È una mossa intelligente. Visualizzare la tua agenda può davvero aiutarti a rimanere in linea. Esattamente. Voglio anche fissare scadenze specifiche per i miei obiettivi. Questo è importante. Crea un senso di urgenza e ti mantiene motivato. Di sicuro. E voglio assicurarmi di controllare regolarmente i miei progressi. È un'ottima strategia. Riflettere sui tuoi risultati può aumentare la tua fiducia. Assolutamente. Ricorda che sono qui per aiutarti se hai bisogno di aiuto lungo la strada. Lo apprezzo. Avere qualcuno con cui condividere i progressi fa una grande differenza. Lo fa davvero. Riteniamoci reciprocamente responsabili dei nostri obiettivi. Sicuramente. Mi piacerebbe ricevere aggiornamenti sui tuoi progressi e condividerò anche i miei. Sembra un piano. Insieme possiamo ottenere molto di più. Lezione 14. L'arte della fotografia. E Anna, hai mai provato la fotografia?
Ciao John, adoro la fotografia. È affascinante come una singola foto possa raccontare una storia. Assolutamente. Che tipo di fotografia ti piace di più? Mi piace molto la fotografia di paesaggio. La natura ha così tanta bellezza da immortalare. Che mi dici di te? Preferisco la fotografia di ritratto. C'è qualcosa di speciale nel catturare le emozioni delle persone. Interessante. Hai un argomento preferito? Adoro fotografare i bambini. Le loro espressioni sono così genuine e gioiose. Capisco perché. Hai mai provato a catturare momenti spontanei? Sì, mi piacciono. È come congelare un attimo nel tempo senza posare. Esattamente. Rende le foto più autentiche. Usi qualche attrezzatura speciale? Uso una fotocamera DSLR, ma penso che un buon smartphone possa anche scattare foto meravigliose. Completamente d'accordo. A volte è tutta una questione di prospettiva e illuminazione. Sì, parlando di illuminazione, preferisci scattare durante l'ora d'oro? Sicuramente. La luce soffusa fa sembrare tutto magico. Qual è il tuo momento preferito per scattare? Adoro le mattine presto quando il mondo è tranquillo e pacifico. Sembra adorabile. Hai mai pensato di esporre le tue foto in una mostra? Mi piacerebbe condividere il mio lavoro con altri, sarebbe un'esperienza elettrizzante. Dovresti provarci. È un ottimo modo per entrare in contatto con altri fotografi. Grazie per l'incoraggiamento. Lo prenderò seriamente in considerazione. Lezione 15. La connessione olimpica. E Anna, sapevi che i diritti televisivi coprono la maggior parte delle spese dei Giochi Olimpici? Davvero? È affascinante. Come funziona esattamente? Beh, le reti pagano un sacco di soldi per i diritti di trasmissione dei giochi, il che aiuta a finanziare tutto. Questo ha senso. Quindi, senza quei fondi, le Olimpiadi potrebbero non svolgersi così grandiosamente. Esattamente. Il rapporto tra televisione e sport è fondamentale per i finanziamenti. Hai mai pensato a quanta influenza ha la TV sulla popolarità dello sport? Assolutamente. Eventi importanti come le Olimpiadi attirano milioni di telespettatori, il che aumenta l'interesse per questo sport. E influisce anche sugli accordi di sponsorizzazione, giusto? Più spettatori significano più inserzionisti. Sì, le aziende vogliono raggiungere un vasto pubblico, quindi investono molto in pubblicità durante questi eventi. È un ciclo. Pensi che questo sia un bene per gli sport stessi? Può essere, ma a volte prende decisioni più su denaro che sul benessere degli atleti. Vero. Hai notato che qualche sport sta guadagnando popolarità grazie alla copertura televisiva? Sicuramente, sport come il beach volley e lo snowboard sono diventati più popolari grazie alla TV. Interessante. Pensi che sia giusto che gli sport meno popolari competano per la trasmissione? È un equilibrio difficile. Ogni sport merita attenzione, ma le reti si concentrano su ciò che attrae gli spettatori.
È un business, dopo tutto. Qual è il tuo sport olimpico preferito da guardare? Adoro la ginnastica. Gli atleti hanno un talento incredibile e le routine sono così artistiche. La ginnastica è affascinante. Mi piace anche nuotare. Le gare sono sempre così emozionanti da guardare. D'accordo, l'entusiasmo della competizione ti attira davvero. Lezione 16. Il cantautore sconosciuto. E Anna, hai mai sentito parlare del cantautore Foster? Ciao John, ho sentito il nome. Qual è la sua storia? Sfortunatamente, è stato un cantautore sconosciuto per molto tempo e non ha ricevuto denaro dalle sue prime canzoni. È così triste. Ha mai ottenuto riconoscimenti per il suo lavoro? Sì, più tardi, le sue canzoni sono diventate famose, ma ha perso i vantaggi finanziari. È davvero un peccato. Deve essere scoraggiante vedere il tuo lavoro apprezzato dopo così tanto tempo. Sicuramente, sembrava aver regalato molte delle sue prime canzoni senza rendersi conto del loro potenziale. Come si sentiva a riguardo? Ha espresso qualche rimpianto? I rapporti dicono che fosse appassionato di musica, ma è difficile non sentirsi amareggiati per le opportunità perdute. Posso immaginare. Pensi che sia normale per i cantautori lottare in questo modo? Sì, molti cantautori di talento passano inosservati fino a molto tempo dopo. È un settore difficile. Lo è davvero. Cosa pensi possa aiutare cantautori sconosciuti a farsi riconoscere? I social media possono essere uno strumento potente. Consente agli artisti di condividere il proprio lavoro direttamente con il pubblico. Questo è vero. Piattaforme come YouTube e TikTok hanno lanciato molte carriere. Esattamente. È emozionante vedere nuovi talenti emergere in questo modo. Hai scoperto qualche nuovo cantautore di recente? Sì, c'è un giovane artista che ho trovato su Spotify i cui testi sono incredibilmente commoventi. Bello! Adoro scoprire nuova musica. Qual è il loro stile? Mescolano folk e pop, il che crea un suono unico. Penso che ti piacerà. Lo fa davvero. L'impatto della rivoluzione sulle loro vite è stato immenso. Iscriviti, metti mi piace e condividi il nostro canale. Il tuo supporto ci aiuta a creare altri fantastici contenuti. Grazie!